Siamo nel 2024 ed è cambiato tutto. Le sneakers, che una volta erano il simbolo assoluto della cultura street, oggi hanno perso parte del loro fascino originale. E purtroppo non è solo un'impressione. Persino giganti come Nike e Adidas stanno subendo il colpo. Negli ultimi trimestri hanno riportato perdite piuttosto significative, con Nike che ha visto una riduzione del 2% delle vendite globali e Adidas che ha perso oltre il 6% rispetto all'anno precedente. Vi basti pensare che le Jordan 1 Midnight Navy, che un tempo sarebbero durate una manciata di secondi sull'Up Sneakers, sono ancora sugli scaffali. Sì, ma come mai? Prima di continuare con il video, io sono Filippo di 035 e vi ricordo di lasciare like, commentare, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nessuno dei video che arriveranno in seguito. Oggi il panorama è completamente diverso e stiamo assistendo al ritorno di silhouette classiche come le Timberland, che stanno vivendo una seconda vita grazie alle custom di artisti come Mattias Gollino o Fiorino, e al ritorno di silhouette classiche come le Adidas Samba e Gazelle, che stanno conquistando una nuova generazione di appassionati. Sì, ma non è tutto. Marchi come Birkenstock, una volta visti solo come calzature pratiche, sono ora parte della conversazione sulla cultura delle sneakers. E le ultime collaborazioni con brand come Dior, Fear of God e Stussy ne sono solo che la prova. La vera differenza rispetto a qualche anno fa è che non si parla più solo di sneakers, ma di calzature in generale, e questo shift sta dimostrando quanto stiano cambiando i gusti e gli interessi dei consumatori. Un esempio? Le fiere e gli eventi, che sono sempre stati al centro di questo settore perché ci si incontrava per condividere le proprie passioni, si andava lì per acquistare o semplicemente per rivendere, si sono dovute adattare. Se il massimo esponente di quest'epoca precedente è stato il Kikit del 2021 a Milano, e forse lo diciamo perché ne abbiamo fatto parte, col tempo la situazione è cambiata. Siamo stati ospiti all'ultima edizione di Plug Me, evento che tutti gli anni celebra sia la cultura urban in tutte le sue sfaccettature, sia l'hip hop, con un palinsesto di artisti del calibro di Noise Narcos, Mondo Marcio ed Ernia che hanno calcato tutti lo stesso palco. Di stand ce n'erano per tutti i gusti, anche se gli occhi dei veri sneakerhead si sono aperti solo davanti alla collezione privata di Matteo Ficci. Air Yeezy, Jordan Dior, Air Force One Vlone, però forse è meglio che mi fermo qui. Il vero motivo per cui siamo passati da Plug Me non era soltanto per vedere gli stand. Dovete sapere che qualche giorno prima dell'evento il nostro amico Jacopo De Carli ci ha chiamato per partecipare al suo workshop in collaborazione con Birkenstock. Per i pochi che non lo conoscessero, Jacopo De Carli è il restauratore di sneakers più forte d'Italia, o calzolaio 2.0 come gli piace definirsi. È attivo dal 2016 e negli anni ha restaurato sneakers sia per celebrità italiane come Gue o Fedez, sia per celebrità d'oltreoceano come Bloody Osiris o Aaron Preston. L'obiettivo del workshop, insieme ad altri partecipanti, era quello di customizzare un paio di Birkenstock. Il nostro modello era un Tokyo, cioè un Boston con il laccetto dietro, che rende il paio più agevole, soprattutto se si indossa durante la guida. Il workshop è durato 1 ora e mezza e noi siamo arrivati già con le idee chiare. Le nostre reference erano l'ultima collezione di Pharrell per Louis Vuitton. Dopo qualche tentativo, questo è il paio che abbiamo realizzato. Prima di fissare queste borchie abbiamo colto l'occasione per fare qualche domanda al nostro amico Jacopo. Ma prima di lasciarvi con il video vi ricordo di lasciare like, commentare, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nessuno dei video che arriveranno in seguito. Ah, e per non perdervi nemmeno gli episodi del nostro nuovo podcast in collaborazione con l'Omalab, l'Oma Lounge Podcast. Detto questo, vi auguro una buona visione. Allora ragazzi, abbiamo qua le nostre Birkenstock Custom, ringraziamo Jacopo per l'occasione. Grazie a voi. E mentre andiamo ad ultimare quelli che sono gli ultimi dettagli per fissare quelle che sono le borchie, chiamiamole così, esatto, abbiamo qualche domanda a bruciapelo. Vai. La prima è, per chiunque volesse intraprendere un'attività, una professione come la tua, sì, da dove consigli di iniziare? Dalla pazienza. Dovete avere pazienza e non è ottenendo un singolo risultato che la tua carriera, la tua attività potrà andare bene o male. Io per arrivare a in questi 2 giorni di attività che ho fatto al Creative Lab, al Plug Me, ci ho messo anni di lavoro, sacrifici e di delusioni e siamo arrivati al punto di gestire 4-5 brand durante tutta la giornata per sviluppare un workshop con varie persone, quindi con calma, bisogna avere pazienza e non fermarsi mai. Assolutamente, complimenti. E quindi da quanti anni svolgi questa professione? Faccio questo lavoro dal 2016, ma è dal 2018 che il mio progetto, che è DCJ, ha preso piede e con tanti bassi stiamo proseguendo per migliorare comunque quello che inizialmente era una lavorazione da calzolaio, da restauratore, a delle attività dove si possono coinvolgere il pubblico di vari brand
in varie attività, tutte differenti dall'altra, perché questa è l'attività che abbiamo dedicato a Birkenstock, ma tutte le altre attività per Buffalo, Levi's e quant'altro le abbiamo differenziate per renderle uniche e ad hoc alla clientela che andiamo a puntare con il brand. Perfetto, chiaro. Mentre invece la domanda di adesso è un attimo più legata alla situazione attuale, possiamo dire che rispetto a qualche anno fa la situazione dell'hype o comunque dell'interesse verso le sneakers è calata. Certo. Di conseguenza hai notato un interesse calato anche per quanto riguarda il mondo delle custom, oppure si è traslato su quelle che sono boots o prodotti diversi? Diciamo che allora è cambiato un po' il mercato, che è ripartito molto il vero collezionismo. Siamo andati in una bolla di qualche anno fa dove le Jordan del 1985 erano in super voga e adesso sono ricalate un pochino. Altrimenti, come possiamo vedere adesso, tanti prodotti come la memorabilia, quindi paia che hanno fatto la storia, stanno riprendendo piede. Il paio classico, diciamo, la classica scarpa in release fa un po' più fatica a uscire a confronto di quello che usciva nel passato, ma ci siamo molto concentrati di più magari sui materiali, le tecnologie e quello che possono essere, diciamo, gli sviluppi sui materiali, in particolare sui fondi, sulle suole e sui pellami. Quindi vedi comunque una capacità di adattarsi che è la chiave per proseguire. Diciamo che le persone hanno iniziato a sviluppare degli interessi differenti in base anche molto alla moda, che è un buono stimolo perché non lasciamo soltanto ai grandi brand come Nike, Adidas e altri brand focalizzare il mercato solo su quello, quindi andiamo da Rick Owens a On, andiamo su Salomon, brand che magari prima, quando c'era la bolla di Nike, era difficile andare a parlarci. Ed eri verticale solamente su un prodotto. Quindi si è ribilanciato un po' tutta la curva di prima. Assolutamente. Quindi lunga vita al custom. Grazie mille. Queste sono le tue Birkenstock, ottimo lavoro e ci vediamo al prossimo workshop. Assolutamente, grazie Jacopo.